Oggi parleremo di un nuovo utilizzo dell'intelligenza artificiale. Però prima di parlare di questo, almeno per chi non conosce bene la materia, almeno vi do due nozioni per poter capire quello che tratteremo poi dopo. Voglio parlarvi oggi di intelligenza artificiale, machine learning e deep learning. Sono dei concetti abbastanza nuovi che sono arrivati nel mondo della computazione informatica nell'ultimo decennio. L'intelligenza artificiale, quello che avete trovato in giro anche con il nome di AI, si riferisce a quel metodo di computazione per il quale un computer emula la capacità di comprensione del pensiero dell'essere umano. Da qui l'intelligenza artificiale. Questi schemi di intelligenza artificiale vengono poi chiamati, per poter essere capiti, si utilizzano delle tecniche che vengono chiamate di machine learning, ossia di apprendimento della macchina. Una delle tecniche che servono per creare il machine learning sono le reti neurali. Le reti neurali, anche queste, sono la trasposizione informatica della rete neurale dell'essere umano, dove praticamente ci sono tanti nodi tutti i quali collegano i dati in maniera molto, molto vasta e permettono di formulare delle nuove concezioni di pensiero che prima il computer non aveva. Nel machine learning in particolare, che cosa succede? Il computer è in grado di apprendere da solo e riconoscere all'interno dei dati che sono in questa rete neurale alcuni pattern, alcune regole, alcuni modi di funzionare dei dati, e questo sta alla base di tante tecnologie che, anche se voi non lo sapete, trovano riscontro dietro questa rete. Facciamo ad esempio i riconoscimenti biometrici, oppure quando usate addirittura il bancomat, pagamenti elettronici. In tanti momenti della vostra vita voi avete accesso a questo machine learning che vi permette di avere questi nuovi servizi. Dal machine learning si passa ad un livello molto più alto, che è il deep learning. La differenza è abbastanza complessa, ve la rendo più semplice. Immaginatevi che nel machine learning io ho questa rete neurale di tutti questi punti che sono collegati tra di loro e rappresentano dei dati. Nel deep learning che cosa succede? Per arrivare a un livello di pensiero composito molto più complesso, è come se una prima rete di dati ad un piano fornisse i dati a una seconda rete che lo fornisce una terza, una quarta, una quinta, e ho più livelli di conoscenza che si articolano dal più basso verso il più alto, dando la possibilità al computer di accedere a delle nuove tecniche, quali possono essere la computer vision, che in sostanza significa che la macchina è in grado di capire che cosa vede dentro un'immagine, ma non solo riconoscere se dentro c'è una persona, ma è in grado anche di riconoscere se quella persona sta correndo, sta camminando, è trafelata, o fare anche addirittura una diagnosi dal colore della pelle. Altre cose che può fare è l'analisi del linguaggio e l'analisi non solo del linguaggio fonetico, ma anche del linguaggio emozionale della persona quando parla, oppure diciamo che viene utilizzata anche in biogenetica per il sequenziamento del genoma e tante altre cose. Comunque a noi interessa arrivare al punto del deep learning, perché volevamo parlare appunto dell'intelligenza artificiale applicata al linguaggio parlato. Dopo la breve introduzione di Franco, voi vi siete mai domandati come sarebbe stato vedere un capolavoro del cinema dove l'attore con la sua voce originale recitasse nella tua stessa lingua in un film? Beh, se la tua risposta è sì, tutto ciò sarà possibile grazie all'intelligenza artificiale. Tutto parte da una startup israeliana chiamata la DeepDub, che sfrutta appunto il deep learning per replicare la voce degli interpreti nella lingua desiderata. In un immediato futuro appunto potremmo godere di questa nuova opzione sulle nostre smart TV. Precisiamo che non si tratta di una semplice traduzione, ma una voce che replica l'originale con l'inflessione e la cadenza dell'originale. L'attore che sta recitando nel film imparerà a parlare la tua lingua come se fosse la sua, proprio appunto da madrelingua. Questa tecnologia è a dir poco rivoluzionaria, che appunto permetterà di doppiare un film o addirittura una serie senza l'utilizzo di doppiatori in qualsiasi lingua. La missione di questa startup è di colmare la barriera linguistica e il divario culturale delle esperienze di intrattenimento per il pubblico internazionale.
L'algoritmo dell'applicazione agisce grazie a una combinazione di traduzione automatica e intelligenza artificiale, riuscendo così a tradurre, doppiare e adeguare i testi originali nella lingua scelta e in alta qualità. Ma come funziona tutto ciò? La tecnologia si basa sul deep learning e sull'intelligenza artificiale su reti neurali. Il deep learning apprende i tratti caratteriali della voce, come l'intonazione delle parole, il tono, la profondità, la velocità e la spaziatura. Li registra e li applica a una lingua diversa. La cosa veramente interessante è che si può anche doppiare una serie televisiva di 8 episodi nell'arco di 6 settimane, il che riduce drasticamente i tempi. Infatti con i metodi tradizionali si arrivano addirittura a 14-16 settimane per doppiare lo stesso contenuto. Nonostante si debba ancora dimostrare l'efficacia di questa super tecnologia a disposizione, il potenziale è già evidente. Infatti, l'importanza di indirizzare l'esperienza del telespettatore nella propria lingua è preziosa e in questo senso il doppiaggio è una risorsa vitale per il mercato globale. A questo punto uno si domanderebbe: ma i doppiatori scompariranno? Assolutamente no, perché il Deep Dub si propone come una efficiente alternativa all'uso di doppiatori. Non a caso, lo scopo di questa tecnologia è quello di aiutare i servizi streaming ad accelerare la transizione utilizzando l'intelligenza artificiale. Permettetemi un'ultima conclusione su questo tema che abbiamo appena trattato. Va detto comunque che qualsiasi intelligenza artificiale per poter lavorare ha bisogno di un periodo di tempo di apprendimento e di una certa numerosità di dati che gli venga dato in pasto per poter capire essenzialmente come gestire questo tipo, le sue transazioni. Questo che cosa ci fa capire? Che questo tipo di attività di doppiaggio la possiamo fare per i grandi attori dei quali si hanno numerosi film, numerosi dati sulla loro voce, sulla loro intonazione, su tantissime parole che hanno detto. Per cui l'intelligenza artificiale potrà sicuramente tradurre, ma in maniera molto approssimativa, se vogliamo, una semplice parola o una sola frase di una comparsa all'interno di un film. Più che altro sarà il lavoro di doppiaggio integrato tra chi vorrà utilizzare l'intelligenza artificiale per utilizzare la voce originale del grande attore del film, accompagnato dai vari doppiatori, secondo me, in questa prima parte dell'utilizzo di questa nuova tecnologia. E con questo abbiamo chiuso la trasmissione di oggi. Noi siamo i Duo Speak, vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche. Ciao a tutti!